È terminato da pochi minuti l'incontro qui dietro le mie spalle a Palazzo Marino tra il Comune di Milano con Beppe Sala, con il Milan rappresentato dal presidente Scaroni e dalla D Giorgio Forlani e dalla D dell'Inter Antonello. È terminato dopo 40 minuti, quindi un incontro veramente breve qui in Comune per ribadire che cosa? Che le due squadre ancora vanno avanti sul San Siro, ma rischiano di dividersi perché il Milan ha espresso gradimento per la zona dell'ippodromo La Maura. È stato chiaro il Milan tenta di fare la propria strada, tenta di andare con le proprie gambe verso uno stadio di proprietà, verso la zona che ormai è poco a distanza dallo stadio di San Siro, nemmeno di 1 chilometro, sulle zone dell'ex ippodromo La Maura. L'Inter invece ha espresso gradimento ancora per il progetto condiviso, anche se in realtà ha detto per bocca della D Antonello che il Milan è giusto che si guardi intorno, anche perché cambiando proprietà ci può stare che cambi idea sullo stadio e nel caso si sposterebbe fuori Milano per la sua ipotesi di costruzione di uno stadio di proprietà. Ma la vera notizia è che il Milan va deciso sulla Maura, vedremo nelle prossime settimane, si è preso 2, 3, 4 settimane circa per decidere, per andare in Comune, poi a ribadire nel caso la propria volontà di sciogliere il patto con l'Inter, abbandonare il progetto del vecchio San Siro e dedicarsi solo e soltanto sull'ipotesi La Maura, che è sì un terreno privato ma insiste comunque su il Comune di Milano e quindi comunque qui si dovrà tornare. Ci troviamo all'ippodromo La Maura, quella che è la zona indicata oggi da AC Milan come sotto osservazione per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà solo ed esclusivamente del Milan. Una zona, questa alle mie spalle, che è realmente enorme, questo è l'ingresso principale e quindi potrebbe ospitare sia l'impianto di proprietà del Milan, il vero e proprio stadio, ma anche strutture per quanto riguarda le giovanili e il femminile, come è stato dichiarato oggi dallo stesso sindaco Sala a margine di un evento all'Università Yulm. Fondamentalmente rimane viva l'ipotesi di un unico stadio per le due squadre, ma il Milan oggi ha ufficialmente annunciato che sta guardando con interesse una nuova area, che è quella della Maura, e che quindi la sta guardando come iniziativa del solo Milan. È rimasto sorpreso? Non sorpreso perché era già uscita un po' sui media, quindi non sorpreso, però appunto proprio perché ero nella scomoda situazione di leggere da voi le notizie ma non avere comunicazione ufficiale, li ho convocati per questo motivo. Ora, il processo per l'autorizzazione l'ipotesi base, quindi lo stadio vicino all'attuale Meazza, va avanti, ma io ho chiesto loro in 2 o 3 settimane di o rispondere alla nostra richiesta, che è quella appunto di rivedere il piano economico finanziario, o dirci che invece abbandonano questa ipotesi. Quindi per 2 o 3 settimane adesso saremo fermi in attesa che il Milan sciolga un po' questo dubbio. L'Inter come ha già detto, mi ha comunicato che stanno guardando un'altra area. Mi dicono fuori Milano, non mi hanno nemmeno accennato dov'è, perché hanno un accordo di riservatezza. È chiaro che ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno, quindi sarà un problema in più per il Comune, però un passo alla volta, quindi aspettiamo queste 2 o 3 settimane e vediamo il Milan cosa dice. È amareggiato? Aveva detto che L'avete amareggiato, il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno, al di là del problema per il Comune. Ma sì, no, io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso, però è chiaro che ormai era una cosa che avevamo ampiamente capito. Detto ciò, ripeto, sarà un problema in più per noi. Quello che ho sempre detto era che il nuovo stadio, se fatto nelle immediate vicinanze di San Siro, non poteva permettere l'esistenza di San Siro, perché avremmo portato 200 giorni di eventi e quindi per i cittadini di quell'area sarebbe stato un disastro. Se lo facessero la Maura, il discorso cambia, saremmo costretti a trovare una destinazione non facile, ma ci lavoreremo su San Siro. lei ha un'idea di come gestire e poi valorizzare in questo caso lo stadio di San Siro? Ma diciamo che lo stadio di San Siro non può rientrare negli interessi istituzionali del Comune, l'unica possibilità è aprire
operatori che ne vogliono fare un utilizzo, eventi, concerti, eccetera, eccetera. Probabilmente degli interessati ci possono anche essere. Per quanto invece riguarda l'Inter, lei stesso Sì. ha detto che hanno manifestato l'intenzione di costruire eventualmente fuori dal comune di Milano. Lei aveva detto che invece avrebbe desiderato che gli Ma impianti continuo a rimanessero. desiderarlo, però è che non è che posso, cioè quello che oggi dice il Milan è che altre aree nel comune di Milano l'Inter non lo vedono, ma in effetti se facciamo mente locale a tutte le aree di cui si è parlato in questo lungo periodo, si è parlato ovviamente del piano A, era la stessa area di San Siro, poi di Sesto, poi di San Donato e poi è uscita l'ipotesi Maura. Cioè in tutti questi tempi, in tutto questo tempo non è uscita un'altra ipotesi su Milano, perché non c'è evidentemente. L'ipotesi Maura è un'ipotesi delicata perché sta nell'ambito del Parco Sud, però siccome il Milan mi ha anche detto che l'intenzione prioritaria sarebbe voler fare lo stadio e probabilmente anche di portarci il Bismara, cioè quindi la parte dedicata a giovani e donne, magari è una soluzione che può anche funzionare, che potrebbe anche piacere. San Siro sarebbe troppo caro per una sola squadra? No, assolutamente, questo non credo, anzi per una sola squadra, ma il problema non è il costo, il problema sono i ricavi per cui le squadre ritengono di non poter realizzare i ricavi di cui hanno bisogno in San Siro, ma più caro no, ormai San Siro è anzi a livello di libri vale talmente poco che il comune potrebbe cederlo a una delle due squadre a un prezzo veramente quasi stracciato. Questo è Ma si evidente. può dire, mi corregga se sbaglio, sono passate tante notizie, tra queste che la proprietà dell'Inter non desse abbastanza garanzie né al comune e né a questo punto al Milan, che anche per questo ha preferito staccarsi. Il Milan... Questo lo dovete chiedere al Milan, ripeto, io non credo che si possa fare illazioni su quella che è la situazione delle proprietà da una parte e dall'altra, però lo dovete chiedere a voi. Evidentemente il Milan nell'ipotesi di andare da solo vuole sganciare i suoi destini dall'Inter. Ma dal punto vostro però, comunale, cioè voi non avete avuto mai nessun dubbio? Non abbiamo dubbi. Evidentemente le proprietà delle squadre di calcio oggi sono transitorie. Del nuovo stadio in zona La Maura ne abbiamo parlato ovviamente anche con Carlo Pellegatti, che si dimostra entusiasta di questa nuova ipotesi non lontano da San Siro. Siamo qui davanti a uno degli ingressi dell'ippodromo La Maura, le piste di allenamento della Maura, dove potrebbe arrivare il nuovo stadio di San Siro tra qualche anno. Oggi in comune c'è stato il primo passo avanti con il Milan, che ha espresso il gradimento per questa zona, per costruire lo stadio di proprietà. Carlo, insomma, ci eravamo lasciati qualche giorno fa con una buona intenzione. Io speravo proprio nella Maura, perché la mia intenzione è sempre quella di dire vado a San Siro, e quindi una bella soddisfazione perché abbiamo già visto, siamo vicinissimi a San Siro. Qui dietro, proprio in questo spazio, là c'è l'ippodromo del Trotto, qua vedete uno spazio enorme, potrebbe essere messo qui, là ci sono le scuderie, è lontano dalle case, relativamente lontano. Se voi quando andrete al New White Hart Lane è dentro nelle case, cioè fate Seven Sister, metro, pullman, non vi andate a piedi perché è lunghissimo, prendete i pullman, ce ne sono 1000, arrivate dopo 10 minuti di pullman, quindi nessuno muore perché il metro non è attaccato allo stadio, nessuno Ma muore. in realtà dietro di noi ci sono delle case, ma se non ci fossero le case si vedrebbe l'ingresso di San Siro in pratica. Cioè, è 1 chilometro l'entrata di Lilla, quindi addirittura più vicina, che in mezzo alle case l'hanno costruito e non è successo nulla, molto più lontano rispetto a quelle case. Ti aspetti quindi che il Milan alla fine faccia questo stadio di proprietà qui? È una speranza? È una speranza, sarebbe anche perché ci dicevano nulla contro Sesto San Giovanni, dove un sindaco si è sempre prodigato, però diciamo sinceramente che uno stadio a San Siro non cambierebbe il nostro, invece che là e qua, quindi ha parlato anche il sindaco, mi sembra. Ha parlato il sindaco, ha detto che il Milan insomma ha espresso gradimento per questa zona, ha espresso gradimento perché nel caso pensare a un progetto più ampio con le giovanili, con il femminile, e ha detto da San Siro, insomma, si è capito, non interessa più a nessuno.
Sì, l'ha detto proprio veramente così e io spero veramente che, guardate, vi rifaccio vedere lo spazio vicino a San Siro, le autostrade arrivano, si potrebbe anche sfruttare ancora il parcheggio di San Siro. Sì. Insomma, una bella notizia oggi, dopo le belle notizie di campo, anche le belle notizie di scrivania, e dunque sono bei giorni perché sarebbe meraviglioso. Proprietà privata, chiaramente bisognerà rispettare le esigenze dei cittadini qua intorno, ma calcolando che magari sarà un 200-300 metri dalle case, insomma, Lo spazio è talmente enorme che si potrebbe arrivare anche là in fondo. Proprio in mezzo, senza... Ovviamente i cittadini qua sono già abituati all'allegro caos delle partite. Quindi... I parcheggi sono lì. Esatto, quindi non cambierebbe nulla, però è una bella notizia. Grazie Carlo. Grazie a te.